Ma i videogiochi violenti aumentano davvero il rischio di violenza nel mondo reale? Giochi come gli sparatutto, giochi di guerra, di rapine, possono portare il videogiocatore a commettere reati di questo genere? Spesso sentiamo sui media queste domande e spesso il ritratto che viene fatto dei videogiochi non è del tutto positivo. In questo video cercherò, rifacendomi alla letteratura scientifica di riferimento, di rispondere davvero a queste domande. Segui il video fino alla fine per avere tutte le risposte che cerchi e ricordati di iscriverti al canale per non perderti altri video interessanti sul mondo della psicologia. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Jacopo, studente appassionato di psicologia, desideroso di divulgare in modo semplice e chiaro i molti aspetti affascinanti di questa disciplina. Venite quindi con me a scoprire i segreti della nostra mente. Prima di cominciare vi ricordo che in descrizione troverete tutte le fonti, tutti gli articoli che sono stati utilizzati per la creazione di questo video, nel caso foste interessati ad approfondire l'argomento. Iniziamo dicendo che molti studi, soprattutto negli ultimi anni, si sono posti la domanda se vi fosse una relazione diretta tra l'utilizzo dei videogiochi e la violenza. Oggi esamineremo qualche studio che cerca proprio delle risposte a queste domande. È bene precisare che la questione del rapporto tra gioco violento, aggressività e violenza è uno dei temi più dibattuti sia tra gli psicologi che tra l'opinione pubblica, con opinioni molto diverse. I videogiochi, a differenza degli altri media, differiscono in quanto richiedono al giocatore di assumere il controllo attivo del personaggio del gioco. Questo è importante in quanto giocare attivamente ha implicazioni uniche per il proprio sé e per i processi di apprendimento, e quindi aumenta quelli che sono gli effetti psicologici e comportamentali generati dai media tradizionali. A causa proprio di questa natura interattiva dei videogiochi rispetto agli altri media, questi possono essere particolarmente dannosi. La teoria dell'apprendimento sociale, che esamineremo poi nel dettaglio in un altro video, spiega che i bambini imparano osservando i comportamenti di chi li circonda. L'esposizione ripetuta a giochi violenti può indurre i giocatori a diventare insensibili alla violenza e a diventare più conflittuali, con una maggiore probabilità di imitare la violenza e quindi con una riduzione dell'empatia. Alcuni studiosi pensano che i videogiochi possono aiutare le persone a sfogarsi, riducendo gli impulsi aggressivi nella vita reale. Questa ipotesi infatti è chiamata ipotesi della catarsi. Altri sostengono che i giocatori, essendo consapevoli di star giocando e di trovarsi quindi in un ambiente virtuale, sono pienamente in grado di distinguere la realtà dalla fantasia, con nessun effetto quindi sull'aggressività. Altri ancora, al contrario, pensano che i videogiochi violenti possono portare a un aumento dell'aggressività. Questo perché la violenza nel gioco viene approvata e premiata, traducendosi poi in comportamento violento nella realtà del giocatore. Non sono solo gli psicologi sociali a non essere d'accordo sul fatto che i videogiochi aumentano l'aggressività, ma anche diverse analisi economiche giungono a conclusioni diverse. Uno studio infatti ha rilevato che il rilascio di videogiochi violenti porta a un aumento della criminalità complessiva nelle settimane successive. Al contrario, altre ricerche suggeriscono che l'uscita di un videogioco violento non è associato assolutamente al comportamento violento dei ragazzi. Centinaia di ricerche che si sono occupate della relazione tra videogiochi violenti e comportamento aggressivo sono state analizzate attraverso una meta-analisi, ovvero una tecnica che permette di combinare dati di più studi condotti su uno stesso argomento, generando un unico dato conclusivo per rispondere a uno specifico quesito. Come abbiamo visto sino ad ora, è molto difficile comprendere questo fenomeno. Il problema più grande riguarda il fatto che è estremamente difficile provare un nesso diretto causa-effetto tra l'uso dei videogiochi violenti e un'aggressività. Questo perché quest'ultima si sviluppa a causa di numerosissime variabili. Però, riassumendo quelli che sono i risultati della letteratura, questi ci dicono come la relazione tra videogiochi violenti e comportamento aggressivo sia una relazione piccola moderata. Ciò che risulta chiaro però è che giocare a videogiochi violenti non porta a una riduzione dell'aggressività, come sostenuto dall'ipotesi della catarsi. Come la maggior parte delle attività scelte autonomamente, giocare ai videogiochi preferiti ha un impatto positivo e non negativo sull'umore. Infatti, giocare ai videogiochi violenti può avere un impatto benefico sul benessere del giocatore, ma la rabbia non viene sfogata. Arrivati a questo punto può essere giusto domandarci se i videogiochi possono generare l'effetto opposto, ovvero aumentare i comportamenti prosociali dei videogiocatori. Da alcune ricerche emerge un fenomeno molto simile a quello che si verifica per i videogiochi violenti. Infatti alcune ricerche hanno trovato un impatto moderato sui comportamenti prosociali delle persone che giocano a giochi non violenti e in cui la trama implica di aiutare altri personaggi. Tuttavia, altre ricerche smentiscono anche questi piccoli effetti. Un aspetto importante da considerare riguarda i giochi cooperativi. Infatti, oltre al contenuto del gioco, anche il contesto riveste una particolare importanza. Fino ad ora abbiamo parlato di videogiochi che prevedono un singolo giocatore. Tuttavia esistono moltissimi giochi che è possibile affrontare insieme ad altri giocatori. I videogiochi multiplayer hanno dimostrato di generare effetti positivi sul mantenimento delle relazioni interpersonali, del benessere sociale e del comportamento sociale. Ma quindi cosa possiamo trarre da questi studi? Beh, in conclusione possiamo dire che a causa della loro grande popolarità i videogiochi possono avere un impatto significativo sulla società. Ad esempio, sebbene l'aggressività e la violenza siano determinate in modo multiplo e la violenza nei videogiochi
non sia certamente la variabile predittiva più importante, ma anche un effetto medio-piccolo può avere un impatto sociale considerevole, considerando che milioni di persone giocano ai videogiochi. Come già detto, i videogiochi possono avere però un impatto non solo sul giocatore, ma anche sulla rete sociale delle persone, grazie ai videogiochi multiplayer. Pertanto l'impatto sociale dei videogiochi potrebbe essere ancora più ampio di quanto ipotizzato. È importante notare come gli effetti dei videogiochi talvolta non sono negativi, come viene spesso suggerito nel discorso pubblico. I videogiochi prosociali possono addirittura essere utilizzati negli interventi per migliorare le relazioni sociali, e questo non dobbiamo dimenticarci. Come avete visto, non sono riuscito a dare una risposta chiara, certa al quesito iniziale. Questo non dipende da me, purtroppo in letteratura i dati sono contrastanti. L'unica cosa che è stato rilevato è che si ha un effetto medio-piccolo sia per quei comportamenti aggressivi che nascono a seguito del videogiocare a giochi violenti, e sia un impatto medio-piccolo di quei comportamenti prosociali che nascono in seguito a aver giocato a giochi non violenti. Per il resto sono necessari ulteriori studi, bisogna valutare se questi effetti sono effettivamente generati dall'aver videogiocato oppure no, e quindi è un aspetto talmente interessante ma anche talmente difficile da studiare che probabilmente una risposta certa non ce l'avremo mai. Il mio consiglio è quello di divertirsi, giocare ai videogiochi e comprendere chiaramente che in quel momento stiamo interpretando il protagonista di un bellissimo videogioco, ma chiaramente una volta spenta la console si torna alla vita reale e chiaramente bisogna comportarsi bene. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nel box dei commenti cosa ne pensate di questi articoli, di questi studi, e fatemi sapere se anche voi, a seguito di una vostra sessione di gioco, vi siete sentiti più aggressivi o più altruisti. Mi auguro quest'ultima ipotesi. Cari amici, questo video termina qui, spero sia stato di vostro gradimento. Vi invito a iscrivervi al canale per non perdere poi le prossime uscite, a lasciare un like e un commento qua sotto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!